Benvenuti sul mio canale. Oggi abbiamo un argomento davvero interessante da affrontare: il trasferimento dei pensionati italiani in Portogallo. Se siete curiosi di scoprire quali sono i vantaggi, i costi, le procedure e le esperienze di coloro che hanno già fatto questo passo, siete nel posto giusto. Quindi se siete nuovi qui e non volete perdere i prossimi contenuti che copriranno una vasta gamma di argomenti interessanti, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare le notifiche. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il trasferimento e la vita in Portogallo come pensionati italiani. Senza ulteriori indugi, cominciamo con questa esplorazione affascinante. Spiego perché il Portogallo è diventato una meta popolare per i pensionati italiani negli ultimi anni. Ad esempio, posso menzionare la migliore qualità della vita, la pensione esente da tasse e l'opportunità di tornare alle proprie radici e vivere in modo pacifico, rilassato e sereno in un paese con una lingua latina. Il Portogallo è diventato una meta popolare per i pensionati italiani negli ultimi anni per diverse ragioni, alcune delle quali motivazioni principali includono migliore qualità della vita. Il Portogallo è noto per offrire una qualità della vita elevata a costo relativamente più basso rispetto ad altre destinazioni europee. Il paese vanta un clima mite tutto l'anno, con inverni miti e estati caldi, che è particolarmente attraente per chi cerca un ambiente piacevole per godersi la pensione. Benefici fiscali. Una delle attrazioni principali per i pensionati è il regime fiscale favorevole per i residenti non abituali NHR in Portogallo. Secondo questo regime, i pensionati possono beneficiare di una tassazione ridotta o addirittura esente su determinate fonti di reddito, come le pensioni estere, per un periodo di 10 anni. Questo può significativamente aumentare il potere d'acquisto dei pensionati e migliorare la loro situazione finanziaria. Cultura e radici comuni. Molte persone sono attratte dal Portogallo per la sua cultura affascinante e le radici latine condivise. Questo può rendere più agevole l'adattamento per gli italiani, che condividono alcune somiglianze linguistiche e culturali con il paese. Questo senso di familiarità può contribuire a un'esperienza di vita più piacevole e integrata. Ambiente pacifico e rilassato. Il Portogallo è conosciuto per il suo stile di vita rilassato e tranquillo. Molte città portoghesi, tra cui Lisbona e Porto, offrono una combinazione di strutture moderne e un'atmosfera tranquilla che è particolarmente adatta per chi desidera trascorrere una pensione serena e pacifica. Paesaggi mozzafiato e accesso all'oceano. Il Portogallo è famoso per i suoi paesaggi suggestivi, tra cui spiagge affascinanti, scogliere maestose e città costiere pittoresche. Questo fa sì che il paese sia una destinazione attraente per chi ama trascorrere il tempo all'aria aperta, godendo di paesaggi marini spettacolari. In sintesi, il Portogallo è diventato una meta popolare per i pensionati italiani grazie alla sua combinazione di vantaggi fiscali, alta qualità della vita, atmosfera rilassata e connessione culturale. Questi fattori hanno contribuito a far sì che il Portogallo sia una scelta attraente per coloro che cercano di vivere una pensione soddisfacente e appagante in un ambiente piacevole e accogliente. Anche parlare dei passaggi pratici che i pensionati italiani devono fare per trasferirsi in Portogallo. Ad esempio, la necessità di trasferire la propria residenza in Portogallo, iscriversi all'AIRE, all'anagrafe dei residenti italiani all'estero, e godere di una pensione non pubblica. Trasferirsi in Portogallo come pensionato italiano richiede alcuni passaggi pratici per garantire una transizione senza problemi. Ecco alcuni passaggi chiave da considerare. Trasferimento della residenza. Il primo passo è trasferire la propria residenza in Portogallo. Questo è un requisito fondamentale per poter beneficiare dei regimi fiscali favorevoli e dei vantaggi riservati ai residenti.
è necessario stabilirsi effettivamente in una residenza in Portogallo e dimostrare che si vive nel paese per almeno 183 giorni all'anno. L'iscrizione all'AIRE, anagrafe degli italiani residenti all'estero, è un registro che tiene traccia degli italiani che vivono all'estero. Una volta stabiliti in Portogallo è importante registrarsi presso il consolato italiano locale per essere inclusi nell'AIRE. Questo permette al governo italiano di avere informazioni aggiornate sulle persone residenti all'estero. Regime fiscale NHR. Se si desidera beneficiare del regime fiscale per i residenti abituali NHR in Portogallo, è necessario soddisfare i requisiti specifici. Questo regime offre vantaggi fiscali notevoli come l'esenzione fiscale su alcune fonti di reddito per un periodo di 10 anni. È importante consultare un consulente fiscale esperto per comprendere appieno le implicazioni fiscali e le condizioni di eleggibilità. Pensione non pubblica. Le pensioni private o aziendali possono essere soggette a tassazione ridotta o esente in base al regime NHR. Tuttavia è importante notare che le pensioni pubbliche italiane, come quelle erogate dall'INPS, potrebbero essere soggette a una doppia imposizione, in quanto il trattato fiscale tra Italia e Portogallo potrebbe non prevedere esenzioni per queste pensioni. È consigliabile valutare attentamente l'impatto fiscale sulla propria situazione pensionistica. Assicurazione sanitaria. Anche se il sistema sanitario portoghese è ben considerato, è importante valutare la propria copertura sanitaria. Alcuni pensionati italiani potrebbero voler mantenere un'assicurazione sanitaria privata per avere un'assistenza medica più completa. Gestione finanziaria. Prima del trasferimento è consigliabile parlare con un consulente finanziario o un commercialista specializzato in fiscalità internazionale per pianificare in modo adeguato la gestione dei conti, degli investimenti e dei redditi durante il soggiorno in Portogallo. Cultura e lingua. Prendere il tempo per familiarizzare con la cultura locale e imparare almeno alcune lezioni di base della lingua portoghese può facilitare l'adattamento e migliorare l'esperienza di vita nel nuovo paese. È fondamentale pianificare con attenzione il trasferimento e consultare professionisti esperti nei settori legali, fiscali e finanziari per assicurarsi che il processo di trasferimento in Portogallo sia corretto e conforme a tutte le normative applicabili. Un altro argomento interessante potrebbe essere i vantaggi fiscali di cui possono godere i pensionati italiani in Portogallo. Ad esempio, l'aliquota del 10% sulle pensioni per i residenti stranieri che aderiscono al regime NHR non habitual resident. I vantaggi fiscali offerti dal regime NHR non habitual resident sono uno dei motivi principali per cui i pensionati italiani scelgono di trasferirsi in Portogallo. Questo regime fiscale è particolarmente attraente per coloro che intendono godere dei vantaggi fiscali significativi durante la loro pensione. Uno dei vantaggi chiave è l'aliquota fiscale agevolata sulle pensioni per i residenti stranieri che aderiscono a questo regime. In base al regime NHR, i residenti stranieri, tra cui i pensionati italiani, possono beneficiare di un'aliquota fiscale fissa del 10% sul reddito da pensione estera. Questo significa che solo il 10% del reddito da pensione estera è soggetto a tassazione in Portogallo, a prescindere dall'importo totale della pensione. Questa aliquota fiscale agevolata può comportare un notevole risparmio fiscale rispetto ai tassi di imposta più elevati che potrebbero essere applicati in altri paesi. Tuttavia è importante notare che alcune considerazioni: durata del beneficio. Questa aliquota fiscale agevolata del 10% è applicabile per un periodo di 10 anni consecutivi. Trascorso questo periodo, le tasse potrebbero tornare a essere calcolate in base alle aliquote fiscali ordinarie del Portogallo. Tipi di pensione. Il regime NHR si applica alle pensioni private o aziendali provenienti dall'estero. Tuttavia, le pensioni pubbliche, come quelle erogate dall'INPS in Italia, potrebbero non rientrare completamente in questo regime e potrebbero essere soggette a una tassazione diversa.
o potrebbero essere escluse dai benefici fiscali. Valutazione personale. Poiché le situazioni finanziarie e fiscali possono variare da individuo a individuo, è consigliabile cercare consulenza fiscale specifica da parte di professionisti esperti prima di prendere decisioni finanziarie importanti come il trasferimento della residenza e la scelta del regime fiscale. Leggi in evoluzione. Le leggi fiscali possono cambiare nel tempo, quindi è importante rimanere informati sulle ultime normative fiscali e assicurarsi di avere le informazioni più aggiornate prima di intraprendere qualsiasi azione. L'aliquota fiscale del 10% sulle pensioni per i residenti stranieri che aderiscono al regime NHR è uno dei vantaggi fiscali chiave che rendono il Portogallo un'opzione attraente per i pensionati italiani in cerca di risparmio fiscale durante la loro pensione. Tuttavia è fondamentale ottenere consulenza fiscale da esperti qualificati per comprendere appieno i dettagli e le implicazioni di questa opzione. Dove vivono i pensionati italiani in Portogallo? Quanto costa affittare una casa in Portogallo e come ottenere la residenza in Portogallo? Vivere in Portogallo offre molte opzioni interessanti per i pensionati italiani. Ecco alcune informazioni sulla scelta delle località, i costi dell'affitto e il processo per ottenere la residenza. Località popolare per i pensionati italiani: Lisbona. La capitale Lisbona è una delle destinazioni più ambite, offre una vivace scena culturale, un clima piacevole, splendide viste panoramiche e una varietà di servizi. Poi c'è Porto, situata a nord. Porto è famosa per i suoi caratteristici vicoli, il vino Porto e l'architettura affascinante. È una destinazione amata per la sua autenticità. Algarve. Questa regione del sud del Portogallo è celebre per le sue bellissime spiagge, il clima mite e le comunità esclusive. Algarve è particolarmente popolare tra i pensionati stranieri. Cascais e Estoril. Queste località costiere vicino a Lisbona offrono un'elegante atmosfera balneare, ideale per chi cerca tranquillità e bellezza. Costi d'affitto. I costi dell'affitto in Portogallo variano notevolmente a seconda della posizione e delle dimensioni dell'immobile. Ad esempio, affittare un appartamento a Lisbona o Porto, potrebbe essere più costoso rispetto a una località più remota. Nel complesso, i prezzi dell'affitto in Portogallo sono generalmente più convenienti rispetto ad altre città europee. Gli affitti medi variano da 500 a 1500 euro al mese, ma è possibile trovare soluzioni sia più economiche che più costose. Ottenere la residenza in Portogallo. Per ottenere la residenza in Portogallo, specialmente nell'ottica di godere dei vantaggi fiscali del regime NHR, è necessario seguire alcuni passaggi. Scegliere una località, decidi dove vorresti stabilirti in Portogallo. La tua scelta potrebbe dipendere dalle preferenze personali, dalle comodità, dal clima e dalla comunità di espatriati. Requisiti di residenza. Trascorri almeno 183 giorni all'anno in Portogallo per soddisfare i requisiti di residenza. Questo è un aspetto importante per qualificarsi per il regime NHR e per dimostrare il tuo status di residente effettivo. Documenti e iscrizioni. Raccogli tutti i documenti necessari, inclusi il certificato di residenza e altri documenti richiesti dal governo portoghese. Successivamente, segui la procedura di registrazione delle autorità locali, richiesta NHR. Se desideri usufruire del regime fiscale NHR dovresti presentare la tua richiesta tramite l'Agenzia delle Entrate portoghese, Autoridade Tributaria e Aduaneira. Dopo esserti stabilito nel paese, assistenza legale fiscale. Poiché il processo può essere complesso, è consigliabile ottenere assistenza legale e fiscale da consulenti specializzati o avvocati esperti per garantire che il processo di residenza e di registrazione fiscale sia corretto. In conclusione, il Portogallo offre una varietà di opzioni interessanti per i pensionati italiani, con una scelta accurata della località, l'attenzione ai costi dell'affitto e il corretto
adempimento delle procedure di residenza, è possibile godere di una pensione piacevole e soddisfacente in questo affascinante paese. Non posso fornirvi testimonianze dirette di pensionati italiani che si sono trasferiti in Portogallo. Tuttavia posso offrirvi una sintesi generale delle esperienze comuni e dei pro e contro che alcune persone potrebbero aver sperimentato. Esperienze positive. Qualità della vita. Molti pensionati italiani hanno elogiato la qualità della vita in Portogallo, apprezzando il clima mite, la natura affascinante e la pace che il paese offre. Molti hanno trovato i costi della vita più accessibili rispetto ad altre destinazioni europee, consentendo loro di vivere bene con una spesa moderata. Comunità internazionale. Diverse comunità internazionali, compresi altri pensionati stranieri, ha creato opportunità di specializzazione e integrazione. Cultura e stile di vita. L'atmosfera rilassata e l'ampia gamma di eventi culturali, festival e attività ricreative hanno reso l'esperienza di vita in Portogallo gratificante per molti. Possibili sfide. Adattamento culturale. Alcune persone potrebbero affrontare sfide nell'adattarsi a una cultura e una lingua nuove, anche se il fatto che l'italiano e il portoghese abbiano radici latine può facilitare la comunicazione. Sistema sanitario. Mentre il sistema sanitario portoghese è generalmente ben valutato, alcuni potrebbero preferire mantenere un'assicurazione sanitaria privata per una copertura più ampia. Lontananza dalla famiglia. La distanza dalla famiglia e dagli amici in Italia può rappresentare una sfida emotiva per alcune persone. Burocrazia e lingua. Affrontare la burocrazia e affrontare situazioni quotidiane in una lingua diversa potrebbe essere difficile per alcuni, specialmente all'inizio. Ricordate che le esperienze possono variare notevolmente da persona a persona. Prima di prendere una decisione di trasferimento è consigliabile parlare con espatriati che hanno già vissuto l'esperienza o cercare gruppi online o forum in cui le persone condividono le loro storie e così. Inoltre, consultare consulenti legali, fiscali e finanziari può aiutare a prendere una decisione informata e mitigare eventuali sfide. Giungiamo alla fine in questo video dedicato al trasferimento dei pensionati italiani in Portogallo. Spero che abbiate trovato queste informazioni utili e interessanti per le vostre considerazioni. Se avete domande o volete condividere le vostre esperienze, non esitate a lasciare un commento qui sotto. Se vi è piaciuto il video e volete rimanere aggiornati su contenuti simili, vi invito caldamente ad iscrivervi al mio canale. Troverete ulteriori informazioni e consigli e testimonianze su argomenti di interesse, così come nuovi video che verranno pubblicati regolarmente. È un modo fantastico per restare connessi e condividere questa esperienza insieme. Grazie mille per aver guardato e spero di vedervi ancora nei prossimi video. Ricordatevi di cliccare sul pulsante di iscrizione e attivare le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. A presto e grazie ancora per avermi seguito.